Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche predestinate per l'amore e gli affetti di gennaio 2026. Abbiamo due carte, ragazzi. Il Papa e la temperanza. Che interessante. Può esserci qualche tipo di accordo, qualche tipo di contratto, potrebbe anche essere, o qualche tipo di ufficializzazione che rimette in equilibrio una situazione o una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. Sempre nella descrizione ci sono i link per i corsi base gratuiti presenti sul canale e per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Comunque ragazzi avete tutto nella descrizione del video. Bene, andiamo. Ok, partiamo con un 8 di pentacoli, un cavaliere di bastoni, 10 di bastoni, imperatrice, mondo, abbiamo un eremita, asso di bastoni e nuovamente il papa. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire l'andamento generale del mese, andiamo a vedere qual è il movimento energetico più importante. In un secondo momento andiamo a vedere i single, le relazioni e diciamo le relazioni complicate piuttosto che clandestine o senza etichetta. Allora, partiamo da questo 8 di pentacoli che secondo me vi vede impegnati nella vostra vita quotidiana, potreste essere particolarmente impegnati sul posto di lavoro. Per qualcuno vi dico che potrebbe esserci una persona sul posto di lavoro o comunque lì intorno, potrebbe anche essere per esempio il bar dove andate a far colazione al mattino o il locale dove andate a pranzare. C'è comunque un qualche tipo di energia che voi ancora non captate e che secondo me è lì intorno, mettiamola così. Diciamo che avete anche un 6 di spade è la carta di chi ha bisogno di allontanarsi dai problemi, come se aveste bisogno di star tranquilli e probabilmente qualcuno si sta buttando nel lavoro. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, abbiamo un 10 di pentacoli, wow, è un cavaliere di coppe. Qui ragazzi qualcuno potrebbe arrivare con una certa intensità nel mese di gennaio. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Asso di bastoni che avete già qui e matto. Ragazzi, io credo che adesso poi farò i vari esempi, però c'è come una nuova energia che sta arrivando. Può anche essere qualcuno da cui voi vi siete allontanati in passato, però ho come la sensazione che questa energia potrebbe riaffacciarsi o affacciarsi per chi proprio non ha nessuno. E se siete in una relazione, sento che potrebbe esserci effettivamente il passo successivo alla relazione, c'è come una nuova avventura. Qui per qualcuno potrebbe essere un viaggio,
con questo matto, quindi magari state organizzando uno spostamento, state organizzando una nuova avventura, lasciamola aperta. Andiamo a vedere l'imperatrice. 9 di pentacoli e regina di bastoni. Io ho la sensazione che la componente sessuale possa essere un deterrente nel mese di gennaio. Andiamo a vedere il mondo. Mago e 10 di spade. C'è come bisogno di chiudere un ciclo. Siccome qui avete un 6 di spade, il 6 di spade è una carta che vi fa allontanare da quelli che sono i problemi, qui probabilmente avete bisogno di chiudere un vecchio ciclo del passato, sia che sia con questa persona, sia che sia un ciclo vostro, perché diversamente non si riesce a far partire questa nuova situazione, questa nuova relazione, se vogliamo. Sento che è come se mancasse la componente della chimica o come se mancasse un trasporto a livello fisico. Non perché manchi la chimica, io credo che qualcuno si stia bloccando, si stia trattenendo. Andiamo a vedere l'eremita. Sei di bastoni, 2 di pentacoli, 9 di bastoni e 7 di coppe. La sensazione, ragazzi, è che dunque, entro la fine del mese sento che molti cancro non saranno più single, questo ve lo dico. Però c'è bisogno di mettere delle regole. E questo ve lo dico perché vedo il 9 di bastoni, c'è bisogno di mettere dei confini e dire fino a qui sì, da qui in avanti no. È un non negoziabile. Vi faccio un esempio: finché esci con me non puoi frequentare altre persone, anche se poi magari non siete fidanzati, non siete niente, però questa potrebbe essere una delle regole che sento, uno dei paletti che sento con il 9 di bastoni. Andiamo a vedere l'asso, se giro il mazzo magari è meglio. Cinque di bastoni e di nuovo il mondo. Guardate, per qualcuno si tratta del vendere la casa dove siete o comunque cambiare la casa dove siete. Perché c'è un matto 2 volte il mondo, un 6 di spade, sento, sono tutte carte di spostamento, di movimento, quindi per qualcuno si tratta di compravendere una casa. Andiamo a vedere il Papa. Luna e stella, qui si parla di sogni. O come l'idea che abbiate, che vogliate o dobbiate o sentiate che è giunto il momento di coronare un vostro sogno. Allora ragazzi, partiamo dai single. Una nuova persona arriva, soprattutto se siete in una fase dove magari vi state allontanando dal vostro giro abituale di amicizie, dal vostro giro magari di colleghi, magari avete iniziato ad andare a far pranzo da un'altra parte perché vi stanno sullo stomaco certi colleghi, e questo movimento, questo cambiamento è come se ci fosse un cambiamento all'interno del mese che vi darà la possibilità di accedere a questa nuova persona. Sento che potrebbe essere una persona molto passionale, affascinante, focosa, divertente, proprio una di quelle persone che vi fa ridere.
potrebbe non esserci, cioè c'è chimica, però è come se l'altra persona non, non toccasse quel tasto. Cioè, sento come se fosse una cosa molto pulita, per capirci. In realtà non sento neanche che sia una persona che si avvicina con l'intenzione di fidanzarsi o di avere qualche tipo di storia seria, però vi dico che, insomma, magari non sarà una storia seria che partirà subito a gennaio, però io ho come la sensazione che ci saranno, guardate cosa c'è sotto la giustizia, che ci saranno certe regole, che ci saranno certi paletti, che ci saranno come mm, certi accordi che faranno sì che non vi sentiate più single. Ora, è come se fosse la terra di mezzo. Non siete più single, ma non siete ancora neanche in coppia. Diciamo che vi state conoscendo con questa persona. La cosa importante è capire quali e se ci sono dei punti in comune, degli obiettivi comuni, dei valori comuni. Devo dire che avrete da parte di questa persona delle belle soddisfazioni. Non dico che vi adulerà, però secondo me rimpinguerà il vostro orgoglio con vari complimenti e facendovi notare varie cose che per voi magari sono scontate. E invece questa persona vi farà, come dire, risvegliare su quanto voi valete. Devo dire che potenzialmente è una bella relazione, potrebbe essere un Sagittario, ragazzi, ve lo dico. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora qua devo distinguere un po'. Se siete in una relazione da pochissimo tempo, mi viene da dirvi, non fate la guerra, fate l'amore. Perché è un po' il leitmotiv, secondo me, del periodo. Potrebbero esserci delle discussioni, potrebbero esserci delle divergenze, potrebbero esserci proprio questioni anche un po' importanti da dover affrontare. Io sento che più che parlare di quello che non va o di quello che vorreste fare, per esempio nella coppia, si tratta di iniziare ad agire. Vi faccio un esempio. Voi volete fare un viaggio, che ne so, in Portogallo e invece di cercare di convincere l'altra persona dicendo guarda, ho guardato i biglietti, non costano tanto, il periodo migliore per andare è questo, il clima migliore è in questo periodo, invece di, come dire, chiedere all'altra persona o cercare di convincere l'altra persona, io ho la sensazione che dobbiate far trovare l'altra persona davanti al fatto compiuto, ovvero, non dico che dobbiate prenotare senza dire niente, però fare sì un percorso. Quindi guarda, ho pensato che se arriviamo in quella data lì, c'è quella manifestazione lì da andare a guardare, poi possiamo andare qui, poi possiamo andare di là, da qua a qua ci possiamo spostare col treno, poi possiamo affittare la macchina. Cioè, fate tutto il programma e poi quando ce l'avete fatto lo presentate. Secondo me l'altra persona, vedendo che è già tutto fatto, potrebbe cedere un po' più facilmente. Ora, se l'altra persona vuole andare in Tunisia e voi in Portogallo, o fate metà e metà, o insomma, cercate di venirvi incontro, ecco. Devo dire che per voi che siete in coppia, la parte fisica è, come dire, scoppiettante questo mese. E qui arrivo alla seconda traduzione per le coppie, ovvero le coppie che sono ehm, che si stanno frequentando da tempo, che magari vivono anche insieme e che stanno cercando, o meglio, sento che uno dei due avrebbe voglia come di far crescere la famiglia, mentre l'altra persona ha voglia ancora di divertirsi. Quindi c'è come questo conflitto, se vogliamo, sul come andare avanti, su quello che potrebbe essere l'obiettivo finale.
comune. Io sento che c'è come bisogno di un gesto concreto da parte dell'altra persona perché vi sentiate effettivamente legati, unite, perché abbiate la percezione che la relazione stia crescendo. Quindi per qualcuno si può trattare dei figli, per qualcun altro si può trattare di comprare casa, per qualcun altro si può trattare di andare a vivere insieme. È una cosa che dovete fare a step, per gradini. Quindi cominciate, come dire, magari a cercare casa, invece che il programma delle vacanze che vi ho detto prima, potrebbe essere un cerco casa, in quale zona ti piacerebbe vivere, quali servizi vorresti vicino e si inizia, come dire, a cercare casa, magari potreste anche iniziare a vederle voi stessi senza dire niente al partner e quando ne trovate una che più o meno pensate possa essere adiacente alle richieste del partner, allora sì, fargliela vedere, presentargliela. Per ora non vedo traslochi, non vedo niente, però è come se fosse un movimento per iniziare un qualche cosa che ha bisogno del passo successivo. La cosa interessante è che qui abbiamo il Papa e qui finiamo con il Papa. Quindi siate ben certi del passo che volete fare. Il Papa è una carta di contratti, una carta di ufficializzazione e anche una carta di mediazione. E quindi o in questo senso diminuite le aspettative, perché ho come la sensazione che abbiate l'asticella alta, oppure cercate comunque di, diciamo, andare incontro al partner, alle esigenze che ha anche l'altra persona. Se ci fosse un tema di figli, allora, potrebbe non essere semplice nel mese di gennaio rimanere incinte, ma quello che mi sento di dirvi è di farvi una pulizia energetica. Non perché veda qualche cosa di brutto, ma perché semplicemente le pulizie energetiche ogni tanto alleggeriscono il campo aurico, sbloccano o tolgono quei grumi energetici che impediscono il normale fluire dell'energia. Quindi se conoscete qualcuno che fa Reiki, fatevi fare un ciclo di 4 trattamenti di Reiki. Se preferite lo shiatsu o l'agopuntura o il tuina o la riflessologia plantare, quello che vi pare. Però sento che c'è come bisogno di smuovere l'energia in entrambi i partner, non è che perché solo la donna che resta incinta è lei che ha l'energia bloccata, no. In realtà tutti e due avrebbero bisogno, anche solo per rilassarsi, ragazzi, però sento che potrebbe essere una pulizia anche a livello alimentare, per esempio, di non mangiare troppi zuccheri o non mangiare, non lo so, non bere troppe bevande gassate. C'è come una sorta di pulizia qui da dover fare, io sento. Per le persone invece che sono in una relazione clandestina, non ben definita, senza etichetta, ehm, chiedete prove consistenti. Perché qui ho la sensazione che molte cose siano un po' buttate lì in aria, che ci sia come una proiezione, qui abbiamo sia sette di coppe che la carta della luna lì in fondo, quindi ci sono delle proiezioni su come potrebbe andare, su come sarà tra 6 mesi, come sarà tra un anno, come... Però il punto qual è? Che se già adesso non c'è una solida base per la relazione, il tra 3, 6 o 12 mesi non esiste. Perché già adesso la relazione vacilla. Io sento come se aveste punti e obiettivi diversi, punti d'arrivo e obiettivi diversi. Qui c'è bisogno di portare a galla, di ufficializzare i vostri obiettivi. Anche perché con la carta della luna, ragazzi, come vi dico, potrebbero esserci delle proiezioni. Sapete, la proiezione potrebbe essere vista così. Ci dicono, pensa come sarebbe bello vivere in montagna, parlando in terza persona, non c'è un io, non c'è un tu, non c'è un noi. Pensa come sarebbe bello vivere in montagna e dall'altra parte noi leggiamo. Pensa come sarebbe bello se vivessimo in montagna, noi ci infiliamo quel noi. E invece non è stato detto, quindi quella potrebbe essere una proiezione, il fatto che quando l'altro dice una cosa, noi proiettiamo subito il futuro insieme all'altra persona.
Questa potrebbe essere una proiezione. E secondo me qui c'è da allontanarsi da certe idee già all'inizio del mese, vi dico. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Amore, qui parla di amore incondizionato, di autoamore, quindi sarebbe di amor proprio, attrazione, affettività, ma io infatti sento che sì, ce n'è parecchio di sentimento qui, anche per le relazioni che potenzialmente possono nascere in gennaio. No, prima andiamo a vedere quale sarà il segno zodiacale con il quale avrete più a che fare in questo periodo. Quanti? Vabbè, prendiamoli tutti. Cancro, un sacco di gente potreste incontrare, eh? Allora, qui abbiamo Capricorno, Toro, Gemelli, Ariete e Sagittario, che ve l'ho già detto prima. Potrebbe anche essere Leone, vi dico io, eh? Ok. Vero amore. Anche qui parlavamo di amore. Ragazzi, potresti incontrare una persona di un certo spessore. Questo è l'amore della tua vita, dicono. È sicuro per te amare. Apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. Qui mi viene in mente quella pulizia di cui vi ho parlato adesso, no? Per ricevere energia. Anche l'amore è energia. Però diciamo che tipo se ricevete un trattamento di Reiki è l'energia universale che entra dentro di voi, che è sempre l'energia dell'amore. Poi qui abbiamo fiducia. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia. Quindi secondo me ragazzi si tratta di fare un passettino alla volta, di, come vi posso dire, mettere delle barriere che vi fanno sentire al sicuro con questa persona e piano piano scoprirvi insieme all'altro o all'altra. Andiamo a vedere ancora una fatina. Essenze, qui si è girata consapevolezza. Brillate con la propria essenza, con la vostra essenza, tirate giù le maschere che non servono, non abbiate paura di parlare di quello che vi sta a cuore. E poi qui abbiamo consapevolezza, cioè quando io faccio un qualche cosa è molto importante sapere il perché lo faccio, ok? Perché ci sono degli atteggiamenti che potrebbero essere dettati dalla paura, no? Tipo mi comporto in un certo modo perché ho paura che l'altra persona mi abbandoni e quindi faccio una determinata cosa. Quindi quelle azioni lì sono dettate da un bisogno, dalla paura, dalla carenza, mettiamo così. Non importa se poi decidiate di seguire o no quella scelta, il punto è essere consapevoli del perché fate quella scelta. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro semplicemente abbonandovi al canale. In quella sezione tratto tutte le credenze limitanti, divise per settore, quindi amore, lavoro, soldi, genitori, tempo, bellezza, ce n'è una serie. E in più tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si va a vedere come risvegliare la Kundalini, come lavorare con la chiaroveggenza, insomma ci sono tanti argomenti che sono un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Andate a vedere i titoli dei video, quelli sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono 4, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico perché sono state studiate proprio come un corso di formazione. L'oroscopo del 2026 ragazzi è già online, ve lo metto qua dietro in fondo, comunque c'è la sua playlist oroscopo annuale stagionale. Non mi resta che augurarvi una bellissima giornata, di ringraziarvi per essere stati qui e vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!